Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono gli integrali per sostituzione. Partiamo col primo esercizio. Mi rendo subito conto che questo integrale non si risolve con nessuna delle formule che abbiamo visto nei video precedenti e quindi, siccome la radice di qualcosa è brutto, provo a vedere di riscriverlo sostituendolo con qualcosa di più carino e quindi chiamiamo t, la nostra lettera che andremo a sostituire al posto della x, uguale a radice di x. Quindi avremo che, elevando alla seconda entrambi i membri, x è uguale a t alla seconda. Se derivo, dx è 2t, perché la derivata di t alla seconda è 2t, dt. A questo punto andiamo a sostituire. Il nuovo integrale non dovrà più avere la lettera x, ma solo t. Bene, a questo punto il 2 lo posso portare fuori dall'integrale perché è una costante. E sopra utilizziamo la tecnica di sommare e sottrarre per lo stesso termine che c'è sotto nel denominatore. Quindi il denominatore l'ho ricopiato esattamente, anche se in ordine inverso, però è la stessa cosa. E sopra avevo t e invece ho messo t più 1 meno 1, in modo tale che così rimane esattamente come la funzione di partenza. Scrivendolo in questo modo adesso possiamo spezzare la frazione e quindi viene. Quindi ho spezzato la frazione, a questo punto questi due se ne vanno e quindi viene 1. L'integrale di 1 fa t, con il 2 davanti 2t, e l'integrale di questo sappiamo essere il logaritmo, con il 2 davanti 2 logaritmo di t più 1. A questo punto abbiamo trovato la soluzione, quindi riandiamo a sostituire al posto della t la nostra lettera. Facciamo un altro esercizio. Anche qui questo integrale non ho la più pallida idea di come risolverlo, non si avvicina assolutamente ad alcuna delle formule che abbiamo visto, quindi provo con la sostituzione. Noto che ho una radice di x sia qui che qua e quindi mi viene subito in mente di sostituire t con radice di x. Elevo alla seconda, derivo, quindi a sinistra ho dx e a destra la derivata, abbasso il 2 davanti e abbasso di grado viene 2t dt. A questo punto andiamo a sostituire. Noto subito che si può semplificare una t sopra e sotto. Il 2 come sempre è una costante che moltiplica tutto questo, quindi posso portarlo fuori dall'integrale. L'integrale di 1 è t, con il 2 davanti 2t. L'integrale di e alla sapete che è e alla e quindi 2 e alla t. A questo punto, come sempre, alla fine, una volta trovata la soluzione, va risostituito, quindi al posto di t andiamo a mettere radice di x. Ora tocca a te. Questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriverti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.